Nella lista dei buoni propositi per il nuovo anno figura anche che volete migliorare il vostro italiano. Questo è uno dei vostri obiettivi, giusto? Lo sapete che circa l'80% degli obiettivi che si stabiliscono all'inizio dell'anno a metà febbraio vengono già abbandonati? In questo video vi darò gli strumenti necessari affinché imparare o migliorare la lingua italiana non rimanga solo un desiderio, ma diventi realtà. Vi ricordo che per ricevere settimanalmente le lezioni basta che vi iscriviate al canale. Inoltre, se attiverete la campanella, riceverete una notifica in modo da non perdere nessun video. Cominciamo! Benvenuti a Italiano con Eli. Sono Elisabetta ed oltre ad aver insegnato per molti anni la lingua italiana, sono anche una studentessa di lingue straniere. Quello che vi dirò nel video di oggi è infatti frutto della mia esperienza personale, così come degli studi che ho effettuato sull'apprendimento delle lingue. Anno nuovo, vita nuova, si dice in Italia, ed effettivamente questo è un periodo in cui sentiamo di poter iniziare a scrivere una nuova pagina e siamo tutti pieni di entusiasmo per quello che faremo. Ma per stabilire degli obiettivi in modo efficace dobbiamo procedere in un certo modo. Il punto di partenza per stabilire un nuovo obiettivo può essere solo uno. Perché? Perché vuoi imparare la lingua italiana? Le risposte possono essere molteplici, per motivi di lavoro, per studio, perché la vostra famiglia è italiana. Ma attenzione, non confondiamo le ragioni con la motivazione. Le ragioni sono razionali. La motivazione è quella cosa che vi fa brillare gli occhi. Chiedetevi, per esempio, come mi sentirei se parlassi la lingua italiana in modo fluente? Quali emozioni potrei sentire? Mi sapreste dire il punteggio della vostra motivazione? Su una scala da 1 a 10, dove 1 è il minimo e 10 è il massimo, dove vi collochereste? E soprattutto, perché? Scrivetemelo nei commenti. Questo è uno dei fattori chiave per un processo di acquisizione linguistica efficace. So per esperienza che imparare una lingua straniera può essere un lavoro molto duro, impegnativo, largo, a volte anche frustrante. La motivazione è quella cosa che ci permette di non mollare, ci permette di perseverare, e se abbiamo una scarsa motivazione è molto difficile che riusciremo a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi. Una volta compreso se la nostra motivazione effettivamente è sufficiente, dobbiamo chiederci che cosa vogliamo fare. Se per esempio diciamo vorrei migliorare il mio livello di italiano, stiamo dicendo tutto e niente. Come possiamo sapere se ho raggiunto questo obiettivo? Non lo possiamo sapere, non c'è modo. Ricordate che gli obiettivi che ci prefiggiamo devono avere alcune caratteristiche ben precise. Innanzitutto l'obiettivo deve essere specifico. Evitate i macro obiettivi, spezzettate i vostri obiettivi in parti più piccole. Per esempio, voglio imparare a utilizzare il passato prossimo in italiano, oppure voglio imparare a parlare al ristorante in italiano con il cameriere. Si tratta di obiettivi chiari, non ambigui, e tra l'altro ciò ci permetterà di capire se effettivamente stiamo facendo dei progressi.
E qui veniamo alla seconda caratteristica. Gli obiettivi devono poter essere misurabili. Negli esempi che abbiamo appena fatto, per esempio, basterebbe cimentarsi in una conversazione al passato oppure simulare un dialogo con il cameriere al ristorante per capire se effettivamente abbiamo raggiunto o meno l'obiettivo. L'obiettivo inoltre deve essere accessibile, nel senso che deve poter essere raggiunto. Non posso, ad esempio, credere di poter raggiungere un livello avanzato in pochi mesi partendo da zero, oppure stabilire di poter utilizzare i tempi al passato in una settimana. Sarebbe impossibile. Altra caratteristica è che gli obiettivi devono essere rilevanti, ovvero devono essere importanti per voi. È quello che volete fare voi o è quello che dovreste fare o quello che magari qualcun altro vi dice di fare? Ne vale proprio la pena? È il momento giusto per voi? Ultimo aspetto, forse il più importante. Un obiettivo deve poter essere legato al tempo. Che cosa potete fare da qui a un mese? E da qui a 3 mesi? Ricordate che una cosa è avere un sogno nel cassetto, come diciamo noi italiani, un'altra è avere uno scopo che vogliamo raggiungere. Ricordate che la differenza tra un sogno e un obiettivo è semplicemente una data. Nella lezione di oggi abbiamo visto qual è la prima domanda a cui dovete rispondere prima di porvi un obiettivo linguistico e poi abbiamo visto anche quali caratteristiche devono avere questi obiettivi secondo il metodo SMART, che è un acronimo. Ogni lettera sta a indicare appunto una delle 5 caratteristiche che abbiamo visto. Su questo ci sarebbe moltissimo da dire e vi confesso che sto pensando ad un progetto su questo, ma per ora non svelo nulla. Se questo tipo di contenuto è di vostro gradimento, mi farebbe molto piacere se metteste un mi piace, se condivideste il video con i vostri amici e se vi iscriveste al canale. Ho per voi altre 2 lezioni, quindi possiamo continuare a vederci. A presto!